Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Bravocast Italiano. Sono Stefano. E io sono Angela. Ciao a tutti. Come state oggi? Oggi parliamo di un argomento molto pratico e utile per tutti. Parliamo di come pulire la camera. Ah sì, questo è importante. Io devo pulire la mia camera questo fine settimana. È un disastro totale. Davvero? Anche la mia camera non è perfetta in questo nuovo momento. Ho i vestiti sulla sedia, i libri sul pavimento. Esattamente come me. E tu, caro ascoltatore, hai la camera in ordine adesso? Scrivici nei commenti. Siamo curiosi di sapere. Allora, Angela, da dove cominci quando devi pulire la camera? Beh, io comincio sempre dal letto. Rifaccio il letto per prima cosa. Ah, interessante. Io invece comincio sempre dal pavimento, raccolgo tutte le cose che sono per terra. Ma Stefano, se rifai il letto prima, la camera sembra subito più ordinata. È un trucco psicologico. Forse hai ragione. Ma dimmi, cosa usi per pulire? Quali prodotti? Io uso un panno per la polvere, un aspirapolvere per il pavimento e uno spray per pulire i mobili. Perfetto, anch'io uso l'aspirapolvere, è molto più veloce della scopa. Assolutamente. E poi, quando pulisci la camera, metti la musica. Sì, sempre. Metto la musica alta e pulisco ballando. È più divertente così. Anche io. La musica rende tutto più facile. E voi, ascoltatori, cosa ascoltate quando pulite la camera? Ditecelo. Allora, parliamo dell'armadio. Ogni quanto organizzi i vestiti nell'armadio? Ah, l'armadio. Quello è il mio problema più grande. Dovrei organizzarlo ogni settimana, ma lo faccio solo una volta al mese. Una volta al mese? Io lo faccio ancora meno, forse ogni 2 o 3 mesi. Stefano, questo non va bene. I vestiti devono essere in ordine. Lo so, lo so. Ma sai cosa faccio? Uso le scatole per organizzare le cose piccole. Le metto sotto il letto. Che buona idea! Io uso le scatole nell'armadio per le scarpe e gli accessori. Sì, le scatole sono molto utili. E poi, parlando di organizzazione, tu pieghi i vestiti o li appendi? Dipende. Le camicie e i vestiti eleganti li appendo sempre. Le magliette e i pantaloni li piego. Anch'io faccio così, ma devo dire che non sono bravo a piegare i vestiti. Alla fine sembrano sempre un disastro. Hai provato il metodo giapponese? Si chiama il metodo Marie Kondo. Sì, l'ho visto su internet. Però è complicato, preferisco il mio metodo veloce, anche se non è perfetto. Va bene, va bene. L'importante è che i vestiti siano nell'armadio e non sulla sedia. Hai ragione. Ora, parliamo della scrivania. Tu lavori o studi in camera? Sì, ho una scrivania in camera. La uso tutti i giorni per il computer. E la tieni pulita e sortritetessem de... Sei in ordine? Cerco. Ma spesso ho troppe carte, libri, penne, diventa caotica molto velocemente. Ti capisco perfettamente. Anche la mia scrivania è sempre piena di cose. Il problema è che quando lavoro prendo tutto quello che mi serve, ma poi non rimetto le cose al loro posto. Esatto, è pigrizia, lo so. Dovremmo pulire la scrivania ogni sera prima di andare a dormire. Sì, sarebbe una buona abitudine. Così la mattina dopo troviamo tutto pulito e in ordine. E poi la mente lavora meglio quando lo spazio è organizzato. Assolutamente vero. Ascoltatori, voi avete una scrivania in camera? Come la tenete? Scriveteci. Adesso parliamo di una cosa importante. La polvere. Ogni quanto togli la polvere dai mobili? Io cerco di farlo una volta a settimana, ma a volte dimentico e passa più tempo. La polvere si accumula così velocemente, soprattutto sui libri e sugli scaffali. Oh sì, e anche sulla lampada, sul comodino, sulla testiera del letto. Per questo uso un panno in microfibra. Cattura la polvere molto bene. Anch'io. E a volte uso anche uno spray antistatico per i mobili di legno. Buona idea. E dimmi, lavi le tende della camera? Le tende? Forse una volta ogni 3 o 4 mesi. Tu? Io ancora meno.
Forse 2 volte all'anno, ma so che dovrei farlo più spesso. Sì, le tende accumulano polvere e sporco dall'aria. Dovremmo lavarle più frequentemente. Hai ragione. È sulla mia lista delle cose da fare. Ora parliamo del pavimento. Che tipo di pavimento hai in camera? Io ho il parquet, il legno, e tu? Anch'io. Mi piace molto. È caldo e naturale. Ma bisogna avere cura. Esatto. Non puoi usare troppa acqua sul parquet. Io uso solo un panno umido. Sì, anch'io. E prima passo sempre l'aspirapolvere per togliere la polvere e i capelli. I capelli? Sì, sono dappertutto, specialmente vicino al letto e all'armadio. Lo so, è incredibile quanti capelli perdiamo ogni giorno. E se hai un tappeto in camera è ancora più difficile pulire. Oh, io ho un tappeto vicino al letto. Lo devo aspirare spesso, altrimenti diventa pieno di polvere. I tappeti sono belli, ma richiedono manutenzione. Ogni quanto lo lavi? Il tappeto grande lo lavo forse 2 volte all'anno. Lo porto in lavanderia? Sì, è meglio portarlo in lavanderia professionale. Loro hanno le macchine speciali. Esattamente. E parliamo delle lenzuola. Ogni quanto cambi le lenzuola del letto? Io le cambio 1 volta a settimana. E tu? Anch'io, 1 volta a settimana. È importante per l'igiene e per dormire bene. Assolutamente. Le lenzuola pulite sono così fresche e profumate. Sì, e io uso sempre l'ammorbidente quando le lavo. Così sono morbide. Buona idea. E il copriletto? Lo lavi con la stessa frequenza? No, il copriletto lo lavo meno spesso. Forse 1 volta al mese. Sì, anche io. Non si sporca come le lenzuola? E i cuscini? Ogni quanto li lavi? I cuscini... dovrei lavarli più spesso. Forse ogni 2 o 3 mesi. Io cerco di lavarli 1 volta al mese, ma le federe le cambio ogni settimana con le lenzuola. Sì, le federe ogni settimana, sicuramente. È importante per la pelle del viso. Esatto. Ora, una domanda per i nostri ascoltatori. Qual è la parte più difficile quando pulite la camera? Scrivete nei commenti. Bella domanda. Per me è sicuramente organizzare l'armadio. Ci vuole tanto tempo. Per me invece è pulire sotto il letto. È difficile arrivarci con l'aspirapolvere. Ah sì, sotto il letto. Lì si accumula tantissima polvere. Infatti, e a volte ci sono anche cose dimenticate sotto il letto. Calzini, libri, penne. È vero, l'ultima volta che ho pulito sotto il letto ho trovato un libro che cercavo da mesi. Questo succede. La camera nasconde sempre sorprese. Allora, parliamo di un trucco importante, buttare via le cose che non servono più. Oh sì, questo è fondamentale. Io cerco di farlo ogni cambio di stagione. Anch'io. Guardo i vestiti, le scarpe, gli oggetti. Se non li uso da un anno, li butto o li regalo. Esatto. È difficile a volte, perché siamo affezionati alle cose, ma è necessario. Sì, altrimenti la camera diventa troppo piena e caotica. E quando la camera è troppo piena è anche più difficile pulire. Hai perfettamente ragione. Meno cose hai, più facile è mantenere l'ordine. È una filosofia di vita, il minimalismo. Sì, anche se non sono completamente minimalista, cerco di non accumulare troppe cose. Anch'io. E parliamo delle finestre? Le pulisci spesso? Le finestre della camera, forse 1 volta al mese. Dipende anche dalla stagione. Io le pulisco più spesso in primavera ed estate, quando le tengo aperte. Sì, in estate entrano insetti e polvere quando le finestre sono aperte. Esatto, e uso un prodotto specifico per i vetri, così non rimangono aloni. Io uso acqua e aceto. È un metodo naturale ed economico. Ah, non sapevo. Funziona bene? Sì, molto bene. Basta mescolare acqua e aceto in parti uguali e poi pulire con un panno o con la carta di giornale. Interessante. Devo provare. La carta di giornale? Sì, la carta di giornale è perfetta per i vetri, non lascia pelucchi e assorbe bene. Che bel trucco!
Grazie Stefano. Ascoltatori, avete altri trucchi per pulire le finestre? Condivideteli con noi. Ora, Angela, dimmi la verità. Quante volte alla settimana pulisci completamente la camera? Completamente? Forse una volta a settimana. Ma faccio piccole cose ogni giorno. Cosa fai ogni giorno? Rifaccio il letto, metto i vestiti nell'armadio, sistemo la scrivania. Cose veloci. Ah, capisco. Sono piccole abitudini che prevengono il caos totale. Esattamente. Se fai un po' ogni giorno, non devi fare tutto in una volta nel weekend. Saggia filosofia. Io dovrei imparare da te. Dai Stefano, anche tu hai le tue buone abitudini. Sì, è vero. Per esempio, io non vado mai a dormire con i vestiti sulla sedia. Bravo, questa è una buona regola. E io non vado mai a dormire con la scrivania disordinata. Perfetto. Ognuno ha le sue priorità. E voi, ascoltatori, quali sono le vostre regole per mantenere la camera pulita? Vogliamo saperlo? Parliamo anche degli specchi. Hai uno specchio grande in camera? Sì, ho uno specchio sull'armadio. Tu? Anch'io. E lo pulisco abbastanza spesso perché si vede subito quando è sporco. È vero, le macchie e le impronte si vedono immediatamente sullo specchio. Io uso lo stesso prodotto per i vetri. Funziona bene anche sugli specchi. Sì, anch'io. E cerco di usare un panno che non lascia pelucchi. Il panno in microfibra è perfetto per questo. Assolutamente. Ora, una cosa importante, l'aria della camera. Tu apri le finestre ogni giorno? Sì, sempre, anche in inverno. Apro le finestre almeno 10 minuti ogni mattina. Anch'io. È fondamentale far circolare l'aria fresca. Sì, altrimenti la camera diventa stantia e poco salutare. Esatto. E poi l'aria fresca aiuta anche a eliminare gli odori. Parlando di odori, usi qualcosa per profumare la camera? Sì, mi piacciono le candele profumate. E tu? Io preferisco gli oli essenziali. Uso un diffusore elettrico. Che profumo preferisci? Mi piace la lavanda. È rilassante ed è perfetta per la camera da letto. Anche a me piace la lavanda e uso anche l'eucalipto a volte. L'eucalipto è rinfrescante. Ottima scelta. Ascoltatori, voi profumate la camera? Quali profumi preferite? Scriveteci. Ora parliamo di un aspetto pratico. Quanto tempo ci vuole per pulire bene tutta la camera? Dipende da quanto è disordinata, ma direi circa un'ora, forse un'ora e mezza. Sì, anche per me. Se faccio tutto, aspirapolvere, polvere, sistemare, organizzare, E se devo anche cambiare le lenzuola, ci vuole più tempo. certo, cambiare le lenzuola richiede almeno 15 o 20 minuti. Sì, soprattutto il copripiumino. È sempre una battaglia. Ho il copripiumino. È così difficile mettere il piumino dentro la copertina. Lo so. Io ho un metodo. Giro la copertina al contrario, infilo le mani dentro, prendo gli angoli del piumino e poi tiro. Interessante. Io di solito chiedo aiuto a qualcuno. È più facile in due. Sì, è vero. Con 2 persone è molto più veloce. E parlando di aiuto, tu pulisci sempre la camera da sola? Sì, di solito sì. È la mia camera, è mia responsabilità. Anch'io. Ma quando faccio le pulizie di primavera, a volte chiedo aiuto per le cose difficili. Le pulizie di primavera. Quelle sono più intense, vero? Sì, pulisco anche le cose che di solito ignoro. I battiscopa dietro i mobili, dentro gli armadi. Anch'io faccio così. È un buon momento per fare una pulizia profonda. E anche per organizzare e buttare le cose vecchie. Esattamente. È quasi terapeutico, in un certo senso. Sì, dopo una buona pulizia profonda ti senti molto meglio. Assolutamente. La camera pulita influenza anche l'umore. È vero, quando la camera è in ordine mi sento più calmo e concentrato. Anch'io. È difficile rilassarsi in una camera caotica. E voi, ascoltatori, come vi sentite quando la camera è pulita? Budu? Insomma, come vi sentite quando è disordinata? Condividete la vostra esperienza. Ora, Stefano, facciamo un piccolo riepilogo per i nostri ascoltatori.
Quali sono le cose più importanti per mantenere la camera pulita? Ottima idea. Allora, primo, fai piccole cose ogni giorno, non aspettare che diventi un disastro. Secondo, apri le finestre ogni giorno per far circolare l'aria fresca. Terzo, cambia le lenzuola ogni settimana per una buona igiene. Quarto, organizza l'armadio e butta le cose che non usi più. Quinto, usa buoni strumenti, un aspirapolvere, panni in microfibra, prodotti giusti. Sesto, pulisci la polvere regolarmente, non solo il pavimento. Settimo, mantieni la scrivania in ordine, aiuta la concentrazione. E ottavo, trova un sistema che funziona per te. Ognuno è diverso. Perfetto. Questi sono ottimi consigli. Sì. E ricordate, ascoltatori, la pulizia è un'abitudine. All'inizio può sembrare difficile, ma poi diventa naturale. Esattamente. E non devi essere perfetto. L'importante è fare del tuo meglio. Sì, nessuno ha la camera perfetta tutto il tempo. È vero, anche noi abbiamo giorni dove la camera non è perfetta. L'importante è non lasciare che diventi troppo caotica. Controlla sempre la situazione. Ottimo consiglio, Angela. Grazie. E ora, ascoltatori, vogliamo farvi una domanda finale. Sì. Qual è la vostra camera ideale? Come vi piace averla? Minimalista? Accogliente? Piena di piante? Ditecelo nei commenti. Siamo molto curiosi di conoscere i vostri gusti. E se avete domande su come pulire o organizzare qualcosa nella camera, scrivetele. Sì, possiamo fare altri 8 episodi su questo argomento. Perfetto. Bene, cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questo episodio. È stato molto utile parlare di questo argomento pratico. Sì, speriamo che i nostri consigli vi aiutino. E ricordate, una camera pulita è una camera felice. Bellissima frase, Stefano. Grazie, Angela. Allora, vi salutiamo. Sì, non dimenticate di lasciare un commento e di iscrivervi al canale. E se vi è piaciuto questo episodio, mettete un like. Ci vediamo nel prossimo episodio di Bravocast Italiano. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Ciao e buona pulizia a tutti.